di questa batteria. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e oggi finalmente torniamo a parlare di sistemi digitali. Non ci giro intorno, vi porto la nuova Nux MG 400. Mi raccomando, se alla fine del video questa pedaliera vi piacerà, fatemelo capire lasciando un bel like al video qui sotto. Poi se vi piace in generale il mondo della chitarra, iscrivetevi al canale. Se alla fine del video avrete qualche dubbio, chiedete e vi sarà risposto. Questa è l'ultima arrivata in casa Nux e si trova diciamo a metà strada tra la Nux MG300 che abbiamo visto già sul canale e la MG30, anche lei l'abbiamo vista qui sul canale. Più che altro nasce come erede della MG300 che ha funzionato benissimo e vi è piaciuta un sacco. Mi avete scritto in tantissimi che l'avete comprata, che vi trovate bene, che suona un sacco bene, la usate un sacco per studiare, per registrare in casa, qualcuno la usa in sala prove, insomma sono stracontento che questa pedaliera vi sia piaciuta. Cioè questa, l'MG300, spero vi piaccia anche questa. Allora, intanto, che cos'è per chi non lo sa? Si tratta di un modeler digitale, quindi è un sistema appunto digitale che simula tantissimi tipi di amplificatori, di casse, di effetti e di pedali diversi. È utilizzabile con un amplificatore tradizionale con una modalità apposita che vi farò vedere fra poco, ma il suo potenziale più grande lo esprime al meglio quando l'attacchiamo direttamente alla scheda audio oppure a un impianto audio in sala prove o se suoniamo live. Come sempre cominciamo dalle apparenze, quindi vi spiego come è fatta l'interfaccia e come si presenta la macchina. A primo impatto vediamo il pedale di espressione che possiamo utilizzare per un sacco di cose che poi vi faccio vedere, 4 pedali da premere, quindi non più solo 2, quindi abbiamo un po' di libertà in più, in cui possiamo utilizzarli per passare da un suono all'altro oppure modificare il suono su cui siamo. Abbiamo 4 potenziometri qui sotto, uno chiamato Select che ci permette di cambiare quello che abbiamo all'interno del suono, quindi selezionare cose diverse. Ad esempio possiamo utilizzarlo per scegliere quale amplificatore utilizzare e scorrere tra la lista di tutti quelli disponibili, oppure più banalmente cambiare da un suono all'altro ruotando il potenziometro. Comunque dopo vi faccio vedere meglio. E poi abbiamo gli altri 3 potenziometri, 1, 2 e 3, per cambiare tutti i valori dei parametri. Qui da parte abbiamo un sacco di bottoncini per salvare il suono, cambiare le modalità e navigare fra i suoni e il potenziometro del master per regolare il volume. Per adesso fatevi bastare queste cose che vi ho detto, dopo andiamo in profondità e vi faccio vedere come funziona ogni singolo bottone. Sul retro per le connessioni abbiamo l'input dove attaccare la chitarra, l'aux in per collegarci un dispositivo esterno per le basi, ma con calma vi farò vedere una cosa ancora più bella, un output finalmente stereo in cui abbiamo la possibilità, utilizzando solo l'uscita L, di usarlo come mono, oppure collegando sia L che R di utilizzare la pedaliera in stereo. Poi abbiamo l'uscita cuffie con il jack piccolo e secondo me è una cosa da non sottovalutare perché chi compra un oggetto del genere magari alle prime armi, non ha tutte le attrezzature del caso, quindi cavi, adattatori, tutte queste cose, ci attacca semplicemente le sue cuffiette. Per me scelta azzeccata. Poi qui in fondo abbiamo la presa USB finalmente di tipo C perché raga siamo nel 2022 e poi ovviamente il bottone per accenderla e l'ultima cosa è la presa dove attaccare il cavo della corrente. Vabbè, a parte che ormai è 2023 più che 2022, ma va bene. Allora, suonare bene, suona bene. Fine. Il video potrebbe già finire qui. Soprattutto se vediamo quanto costa. Per 199 euro meglio di così secondo me non esiste niente. In più è anche un sistema digitale veramente accessibile e che funziona bene. Ha dei bei suoni già caricati di fabbrica fatta da gente che collabora direttamente con Nux. Choptons con le IR già caricate. Rob Chapman, cioè raga, un po' di pappa pronta qui dentro c'è. Ma comunque, come sapete, a me piace fare piazza pulita dei suoni già presenti anche se sono belli. Non per chissà che motivo, ma semplicemente perché voglio farvi vedere come creare i vostri suoni. Quindi, come si fa un suono sulla Nux MG400? Partiamo come sempre dal preset pulito senza nessun tipo di blocco attivo e trattiamolo esattamente come tratteremo la nostra attrezzatura reale. Da cosa si parte di solito dopo aver scelto la chitarra? Dall'amplificatore e dalla cassa. Ora, facciamo che voglio creare un suono per una bella ritmica rock. Il mio amplificatore di riferimento per questi suoni è sempre la simulazione della Friedman BE100, che per fortuna su questi modeler e queste pedaliere è sempre presente. Per cui dal pedale premo il bottone Edit, mi sposto con le frecce fino al blocco Amp, premo il bottone Select per accenderlo e poi lo ruoto fino a trovare la simulazione che mi interessa. Subito dopo scelgo la cassa, per cui premo la freccia a destra, premo il bottone Select per accendere il blocco Impulse Response e giro il potenziometro Select per navigare fra tutte le casse che ci sono disponibili.
Qui vi consiglio di collegarla al PC e tramite l'editor, che dopo vi farò vedere, aggiungere un'IR esterna. Dopo, più avanti nel video, vi faccio vedere tutta la procedura per importare le vostre IR personali qui sulla pedaliera. Alcuni dei preset già presenti aiutano in questo caso, ad esempio quelli di Choptons hanno già delle IR fatte bene da Choptons che funzionano molto bene, e potete usarli tranquillamente come banco di prova. Comunque, dopo aver inserito la vostra IR, vi ricordo più avanti nel video vi faccio vedere come, passo a regolare l'amplificatore, quindi freccia indietro, quella a sinistra, torno sull'amplificatore e come potete vedere sullo schermo ho gain, presence e level. Questi 3 potenziometri che ho disegnati sullo schermo corrispondono esattamente ai potenziometri 1, 2 e 3 che ho subito sotto lo schermo. Quindi se giro l'1 modifico il parametro più a sinistra, quindi il gain, se giro il 2 modifico il centrale, in questo caso il presence, il terzo parametro, quello più a destra, è il level. Se prestiamo attenzione però sullo schermo appena sotto il potenziometro c'è un trattino bianco e uno grigio. Quelle sono le 2 pagine del blocco amplificatore. Infatti, premendo il bottone Control qui da parte, passiamo alla pagina successiva, dove abbiamo altre regolazioni in più, quindi le frequenze basse, le medie e le alte. Anche in questo caso le modifico con i potenziometri 1, 2 e 3, esattamente come abbiamo fatto prima. Questa, mi raccomando, è la base di ogni singolo blocco che vediamo qui sulla pedaliera. Quindi mi raccomando, quando cercate un effetto, verificate sempre che ci siano queste pagine, nel caso non doveste trovare i parametri che vi aspettate da un determinato effetto. Non so, magari attivate un delay un po' particolare che ha dei parametri che non vedete, ad esempio il mix, molto probabilmente ci sarà una pagina in più a cui dovete accedere come abbiamo fatto adesso con il bottone Control per trovarlo. Ok, ora andiamo avanti nel suono. A me per le ritmiche rock piace un sacco un amplificatore con poche basse, tante alte e più o meno le medie a metà. Non troppo gain perché poi voglio usare un pedale overdrive per boostarlo e il level poco sopra la metà ci sta. Poi vado con le freccine sul blocco EFX, lo accendo e lo ruoto fino a trovare il mio pedale preferito, che in questo caso è il Tube Screamer. Lo regolo come boost e quindi drive al minimo, level al massimo e il tono leggermente sopra la metà perché a me piace così. E poi facciamo che voglio aggiungere un riverbero, quindi vado in fondo alla catena, sulla pagina del riverbero e faccio sempre la stessa cosa. Premo il bottone Select, lo accendo e lo ruoto per cercare il riverbero che mi piace. In questo caso seleziono un riverbero Room. Per i parametri metto il decay abbastanza alto e un level non esagerato, in maniera che il riverbero si senta sì ma non dia troppo fastidio al suono. E quindi il suono che abbiamo ottenuto per questa demo è questo. Mi raccomando, tenete a mente questa procedura perché in questo modo potete modificare qualsiasi suono. Potete crearlo da zero oppure prendere uno di quelli che ci sono già e modificarlo. Ora invece vi parlo di tutti i bottoni che ci sono qui da parte. Con il bottone Edit/Exit potete passare dalla modalità preset, in cui vedete in grande il numero del suono che state usando, alla catena effettiva per entrare e modificare effettivamente i parametri. Quindi Edit sta per modifica il suono. Con il bottone Save salvate il suono che avete appena costruito. In questo caso io lo devo fare, quindi premo Save, mi compare tutto un elenco di caratteri per scegliere eventualmente il nome da dare al mio suono, per riconoscerlo in mezzo agli altri. In questo caso l'ho chiamato prova. Praticamente basta muovere il potenziometro Select per cambiare la lettera e con le frecce cambiamo la posizione del cursore all'interno della parola, quindi scegliamo quale lettera modificare. In questo caso aggiungiamo un 1 alla fine della parola prova, così il preset si chiamerà prova 1. Alla fine premo Save e la pedaliera inizierà tutto il suo processo di salvataggio. Il bottone Mode fa una cosa un sacco interessante che si collega a una delle cose che vi ho detto all'inizio del video, ovvero come voglio usare la mia pedaliera? Posso utilizzarla in direct, quindi collegata a un impianto, oppure alla scheda audio per registrare, oppure anche senza scheda audio perché già lei fa da scheda audio, ma è una delle cose che vi ho anticipato prima. Oppure con il potenziometro Select posso cambiare questa modalità e fare combo front oppure stack front, quindi questo se voglio collegarla a un amplificatore combo o una testata direttamente davanti all'amplificatore, quindi nell'input. Mi raccomando, se fate questa cosa state attenti a spegnere l'amplificatore e la cassa simulati, così potete utilizzare la pedaliera solo per gestire gli effetti. Oppure posso fare combo o stack rear, ovvero dietro. Quindi in questo senso si intende il return dell'amplificatore. Questo mi permette di usare gli amplificatori simulati all'interno della pedaliera, collegarmi poi al return del mio amplificatore vero, usare il suo finale di potenza e collegarmi poi alla cassa reale dell'amplificatore. Quindi magari un combo ha già la sua cassa, se io ho la mia testata, come ad esempio quella che vedete qui dietro, ci attacco una cassa 1x12 e sono a posto. Per fare questo, come prima, dobbiamo spegnere qualcosa all'interno della catena, in questo caso il blocco IR, che è quello che gestisce le casse. Usando quella vera non ci serve quella simulata. Sulla
seconda fila di bottoni abbiamo il bottone Jam, che praticamente ci permette di studiare e fare una jam con la pedaliera, che ci farà una base di batteria su cui noi possiamo anche registrare i nostri loop oppure semplicemente usarla per studiare. Infatti c'è una loop station integrata e possiamo scegliere il genere musicale del loop di batteria, possiamo scegliere diversi pattern di batteria e quindi scegliere anche il volume della batteria e il volume del loop separati. I foot switch in questo caso vengono utilizzati in questo modo. Con il bottone centrale posso far partire la registrazione del mio loop di chitarra che sto registrando. Se lo premo va in play, quindi riproduce quello che ho suonato. Se lo premo un'altra volta va in overdub, quindi in sovraincisione. Quindi registro un altro loop che andrà a sovrapporsi a quello che ho già registrato. Se lo premo 2 volte velocemente invece faccio stop a quello che ho suonato. Con l'altro bottone, quello più a destra, Ctrl 2, invece faccio play e pausa della batteria. Facile. Il bottone tap subito da parte è strettamente collegato perché decide il BPM della batteria che suona, semplicemente premendolo e facendo il tap del tempo che voglio suonare, quindi mi invento un metronomo. La batteria seguirà questo metronomo. Il bottone pedal invece ci permette di scegliere come utilizzare il pedale di espressione, cosa che vi ho anticipato all'inizio del video, ora vi spiego nel dettaglio come si usa. Poi comunque gli altri 3 bottoni sotto avete già visto mentre facevamo il suono a che cosa servono. E poi subito dopo ve lo faccio sentire e poi non scappate perché vi parlo del software su PC che è importantissimo per l'utilizzo di questa pedaliera. Premendo il bottone pedal, se guardate qui in alto, si può vedere la scrittina che cambia. Qui abbiamo ad esempio FX, amp, mode, delay, riverbero oppure niente, partendo ovviamente dal wah. Queste sono tutte le modalità di utilizzo del pedale, quindi ad esempio voglio utilizzarlo come wah wah, va bene, premo pedal finché non compare la scritta wah e poi semplicemente devo premerlo forte con il piede e il bottone diventa rosso. In quel caso l'effetto diventa attivo e io posso tranquillamente utilizzarlo. Una cosa però interessante dei bottoni qui sotto è che se premo Ctrl nella modalità in cui vedo il numero del preset in grande qui sullo schermo, posso scegliere per cosa utilizzare i bottoni con i piedi ed è importantissimo. Posso scegliere Ctrl 1 di utilizzarlo per niente, oppure come tap tempo per gli effetti, oppure posso usarlo per accendere e spegnere il compressore oppure il noise gate, qualsiasi effetto, quindi un overdrive, una modulazione, un delay, un riverbero. Insomma è utilissimo, ad esempio se mi faccio un suono pulito, gli assegno qui l'overdrive distorsore, che è sotto la categoria FX, e poi con questo bottone accendo e spengo il distorsore quando voglio. L'altro invece posso scegliere di utilizzarlo normalmente come abbiamo visto un attimo fa, ma in più posso dargli le scene on e off, cioè posso scegliere all'interno dello stesso preset 3 combinazioni diverse di pedali accesi e spenti, e poi passare da una all'altra semplicemente premendo questo bottone. Quindi con un bottone solo posso ad esempio passare dalla scena 1 alla scena 2, in cui nella scena 2 accendo il distorsore per fare la ritmica e poi passo ancora alla scena numero 3 e attivo il delay e un boost di volume fatto magari con un equalizzatore per fare l'assolo. Sicuramente fa comodo e ci evita un bel tip tap sulla pedaliera. Per scorrere tra i preset invece abbiamo la freccia su e la freccia giù che abbiamo qui da parte. Su questo bottone abbiamo questo cappuccio arancione sopra, ma è semplicemente per rialzarlo leggermente in modo che con il piede, con la punta e con il tacco possiamo scegliere tranquillamente quale bottone premere e quindi passare da un preset all'altro in maniera agevole. Ok, comunque adesso basta parlare, ve la faccio sentire e poi vi parlo del software su PC.
Allora, per quanto riguarda il programma sul computer metto giù la batteria, ancora la batteria pedaliera. Si tratta semplicemente di un programma di gestione dei suoni e infatti possiamo utilizzarlo per modificare tutti i parametri dell'amplificatore, accendere e spegnere gli effetti, modificare i loro parametri. Per modificare l'amplificatore ad esempio facciamo un clic destro sul blocco e ci appare tutta la lista degli amplificatori disponibili. La stessa cosa vale anche per gli effetti. Faccio la stessa cosa sui delay e mi compare la lista di tutti i delay disponibili. Qui sulla sinistra vedete la lista dei suoni presenti nella pedaliera in 2 categorie. Factory, dove troverete sempre salvati quelli di fabbrica, e invece User, dove invece verranno salvati i vostri, quindi quando modificate uno di quelli factory, finiranno in quelli User. Ad esempio qui potete vedere che i primi 4 o 5 preset sono quelli che ho creato io e che vi ho fatto sentire poco fa. La cosa importante da fare con questo software secondo me però è caricare le proprie IR. Intanto vi lascio qui sotto in descrizione, oltre al link della pedaliera così se volete guardarla potete farlo, anche un link per scaricare un pacchetto gratuito di IR che sono quelle che utilizzo io di solito. Ma comunque ora vi faccio vedere come importarle dopo che le avete scaricate. Per farlo fate un clic destro sul disegno della cassa nel blocco amplificatore e premete User, che di solito è l'ultima voce della lista, o comunque la penultima. Probabilmente non comparirà niente, quindi vuol dire che non ci sono IR caricate, e qui, sempre sul disegno della cassa, cliccate con il tasto sinistro. Vi aprirà una schermata con un grafico completamente piatto per ora e il bottone Import in basso a sinistra. Cliccate quello, andate nel percorso del file in cui avete scaricato la vostra IR e selezionatela. Il grosso lo avete fatto, ora vi consiglio di agire su Low Cut e High Cut, in modo che Low Cut sia intorno ai 100 Hz e High Cut intorno agli 11.000-11.500. Io con questi parametri mi trovo bene. Ora vi spiego però a che cosa servono questi parametri. Non è niente di che, semplicemente vado a limitare il range di frequenze della chitarra, impongo alla pedaliera di far uscire un suono che sia fra questi due limiti, in questo caso 100 Hz e 11.000. In questo modo non vado a dar fastidio a un bassista oppure alla cassa della batteria in basso e non faccio casino sulle frequenze alte. State attenti che questa cosa delle IR vale per ogni singolo preset, cioè non è che avete 10.000 IR caricate e poi scegliete quale volete. Anche se volendo comunque una piccola collection da cui scegliere c'è. Ma comunque la cosa migliore è sempre andare sul preset, importare l'IR che ci serve e utilizzarla. Per tutte queste cose mi raccomando io vi lascio il link qui sotto in descrizione in cui potete verificare tutte le caratteristiche della macchina, ma soprattutto mi raccomando andate a vedere la pagina ufficiale di Nux. In fondo in basso alla pagina, oltre a trovare la lista delle persone che hanno fatto i preset di fabbrica che trovate sulla macchina, ci sono tutti i link per scaricare le cose utili come iDriver per utilizzarla come scheda audio, perché sì, anche lei fa da scheda audio e quindi potete usarla per registrare direttamente sul vostro computer, e poi ovviamente il link per scaricare il programma che vi ho appena fatto vedere, cioè si scarica solo da lì, e ve lo dico perché capita di non trovarlo, anche a me capitava, e quindi alla fine l'ho trovato lì e prego. E intanto vi lascio qui da parte una playlist dedicata a tutti i sistemi digitali, così se volete vederne altri di altre forme, colori, suoni, fasce di prezzo, qui ci sono quasi tutte.